Si controllò per l'ultima volta davanti allo specchio, abbottonandosi per bene la camicia di seta colorata a mezze maniche. Stava diventando un'abitudine, soprattutto durante le jam session. Faceva parte della sua immagine pubblica e gli piaceva. Il batterista che cantava rap e rhythm and blues con una camicia dalle tonalità calde, la coppola e gli occhiali da sole grandi. Così lo descrivevano i media. Sentendo i passi veloci di Ray, afferrò le chiavi della macchina e aprì finalmente la porta di casa. Con tanti altri pensieri nella testa, salì in macchina e accese il motore. Ray si era già allacciato la cintura di sicurezza, felice più che mai. Purtroppo Henderson fu costretto a distruggere quel sorriso. Il programma che avevano per la giornata non si poteva più fare. So che ti avevo promesso una gita a Neverland per quest'estate, ma ho davvero poco tempo da dedicare a te. Non credo che riusciremo ad andarci. Non è giusto, ho preso una più in matematica, non puoi deludermi così. Lo so e mi dispiace. Intendo però regalarti qualcosa di speciale. Che cosa? I suoi occhi color nocciola scintillarono più delle lenti rossastre degli occhiali da sole che stava sfoggiando. Giochi arcade al molo di Santa Monica. Evviva, sei un mito, papà! Strinse successivamente le mani sul volante, sentendo una canzone popolare e fastidiosamente orecchiabile. Ripensò a tutto quello che era successo fino a quel giorno. Se prima chiedeva consigli per evitare un divorzio imminente, adesso voleva sprofondare nell'abisso più profondo. Si picchiò la fronte e, come volevasi dimostrare, anche la coscienza fece la sua parte. Ma che cazzo, Brandon? Smettila di pensare ad Anika. Ricomincia da capo e trovati un'altra fidanzata. Mal che vada, il campo è sempre pieno di patate. Cosa fai? Ti picchi da solo? Sì, perché sono uno stupido. Lo dice anche la nonna. Vi sento anche a 100 miglia di distanza, è inutile che facciate comunella sotto il mio naso. Il bambino nascose un altro sorrisetto. Giunti a destinazione, i due indossarono la mascherina di stoffa e scesero dall'auto. Il bambino iniziò subito a correre e per poco Henderson non lo perse di vista. C'era davvero poca gente nei pressi del Santa Monica Pier. Sembrava un qualunque giorno feriale. La ruota panoramica stava girando lenta. Alcuni bambini in skateboard tornavano dalle attrazioni con i loro premi, un bastoncino di zucchero filato tra le mani. Ray adorava passare il tempo tra quelle bancarelle, assaggiare qualsiasi leccornia gli capitasse sott'occhio e ispirare l'odore della salsedine. Andy, invece, si sentiva un po' fuori luogo. Sospirò e prese un posto su una panchina, di fronte allo stand dei palloncini. Ray era andato proprio lì, per vincere il peluche giallo gigante. Una folata di ossigeno lo investì insieme al caldo e lui se ne beò. Approfittò di quel poco di pace per fumare. Gli mancava qualcuno con cui passare quei momenti. Una donna, a dire il vero. Prese il suo Galaxy e annullò i suoi pensieri. Instagram l'avrebbe sicuramente aiutato a distrarsi. Mi scusi, posso sedermi qui? Udì la voce di una ragazza. Henderson alzò istintivamente la testa senza inquadrare troppo il suo volto. Certo, signorina. Si spostò facendole spazio e la vide sedersi, abbassarsi la mascherina chirurgica e stappare una lattina rossa. La sua pelle era bianca come il latte, lunghi capelli castano scuro con una dolce frangia che le copriva la fronte. Apparentemente era una ragazza molto giovane, forse una studentessa universitaria del primo anno. Anche lei in vacanza? Domandò la fanciulla, accorgendosi che la stava fissando come un assassino pluriomicida. Il ragazzo impiegò un istante per distogliere lo sguardo dal suo. No, io vivo qui. Di dove siete? Vengo da Oxnard, ma vivo a Beverly Hills da qualche anno. Carino! Avevo in programma di andarci domani, giusto per osservare i negozi. Solo quelli? Ci sono tantissime attrazioni, non solo miseri negozi. Los Angeles è immensa. Lo so, ma voglio prendermi tutto il tempo che ho per visitarla. Comunque, il mio nome è Henderson. Piacere di conoscerla, signorina. Io mi chiamo Matilde, ma se vuole può chiamarmi Emerald o Titi. Hai detto Emerald? Passò dalla forma di cortesia a quella informale senza un motivo preciso. Se fosse stata davvero lei, avrebbe fatto i salti di gioia. Sì, è il mio pseudonimo. Ho un'amica di penna che si chiama così. Anch'io ne ho uno e ha un nome molto stravagante. Quanto stravagante, se posso chiedere?
Non saprei descriverlo. Poi prese il suo cellulare, cercando tra i suoi contatti. Si chiama Breezy Lovejoy. Ce l'hai proprio davanti a te. La ragazza sbarrò gli occhi sorpresa, poi sorrise. Oh mio Dio, non ci posso credere. Nemmeno lui ci poteva credere. La sua amica di penna era proprio davanti ai suoi occhi, dopo 4 anni che si scrivevano. Era ancora più bella di come se la ricordava. Forse era il sole accecante, ma non aveva mai visto quegli occhi verdi, chiari e lucenti come smeraldi. Capì il perché di quello pseudonimo e, dannazione, si erano attraenti. Cosa ci fai qui a Los Angeles? Sono qui in vacanza, mia cugina mi ha regalato un soggiorno di 3 mesi e ho voluto approfittarne, ora che il mio Erasmus è finito. Non mi hai mai detto che saresti venuta qui. Avremmo potuto incontrarci da un'altra parte. Mi spiace, non ci ho neanche pensato. Beh, ora sei qui. Quella frase gli uscì dal nulla. Ebbe improvvisamente voglia di sbattere la testa contro lo schienale di quella panchina, per quanto fosse cretino. Perché provarci con una donna senza neanche conoscerla? O meglio dire, sì, la conosceva, ma non di persona. D'un tratto i suoi occhi sembravano essere fatti di calamita, e che fosse già attratto da lei era fin troppo evidente. Per fortuna riuscì a camuffare la sua curiosità dietro gli occhiali da sole. Sei molto più sexy dal vivo, sai? Me lo dicono tutti. Bel tentativo di emulare Bruno Mars, razza di imbecille. Non pensavo fossi così vanitoso. Non sono ai livelli delle celebrità di Hollywood, ma ho parecchia autostima. Anche tu sei davvero carina, ora che ti ho vista di persona. Lo pensi davvero? Si portò i capelli dietro la schiena, aveva le gote rossastre. Anderson fece finta di non averle viste. Una botta in testa non sarebbe bastata come autopunizione, questo era certo. Sei davvero sicuro di avere 37 anni? Certo, miss. Classe 1984 e con stile. Li porti davvero bene? Tu invece sembri molto piccola per avere 30 anni. Non li ho ancora compiuti, a dire il vero. Il mio compleanno è il 24 luglio. Evviva, ho vinto il pupazzo di Pikachu! La voce di Ray rovinò l'atmosfera. Anche a me piace il Dr. Pepper! Si rivolse poi alla ragazza con un sorrisetto, abbracciandosi il peluche giallo con fare innocente. Come a me piacciono i Pokémon. Già mi sei simpatica, straniera! Chiamami Titi, piccolo. Che nome è? Il diminutivo di Matilde. Me l'ha affibbiato mia cugina quando ero più piccola. In tutto quel discorso, Anderson si era perso di nuovo in lei e stavolta si era soffermato sul suono della sua voce. Era soffice, dolce e perfetta. Che cos'è questo? Un anello per il naso? È un piercing, ce l'ho da più di 10 anni. Fa male tenerlo lì? Non riempirla di domande, Ray. Scusa, volevo solo conoscerla. I bambini sono tutti curiosi, Andy. È normale che facciano tante domande. Vi somigliate parecchio, comunque. Anche le maestre lo dicono, ma non sarò mai uguale al mio papà. Io non sono bravo come lui ad abbordare belle ignote. Corteggiare voleva dire corteggiare le bambine della sua età. Colpa mia, gli ho lasciato troppe libertà. Quanti anni ha? 8. Non sei troppo piccolo per una fidanzatina? Ray scosse la testa, ma Anderson rispose al suo posto fino a liberargli la bocca. Certo che lo è, ma a lui piace imitare gli adulti. Guarda, sei diventato rosso. Proprio in quel momento, Titi lo stava guardando col sorriso più bello che avesse mai visto. La luce del sole cadeva direttamente sui suoi capelli e li illuminava di un colore che sembrava cioccolato al latte, con alcune sfumature biondastre che pareva essere caramello. Le sue braccia facevano intravedere il reticolo delle sue vene, come una pennellata di acquerello su una tela. Gli mancò la saliva. Scusatemi, devo proprio andare. È stato bello conoscerti, piccolino. Si chiama Ray, comunque, come Ray Charles. Bel nome. Pronunciò infine, facendo un passo indietro. Era decisamente troppo graziosa per essere una sua coetanea. Titi, la prossima volta vincerò un Pikachu anche per te. Ci conto. Gli lanciò un occhiolino per poi allontanarsi da loro, alzandosi di conseguenza la mascherina. Ancheggiava in un modo che non aveva mai visto, né troppo sensuale né troppo goffo. La gonna oscillava insieme ai suoi capelli lunghi ed era una visione divina.
quasi surreale. Papà? Papà! Ray lo stava chiamando da più di 2 minuti e solo quando si sentì scuotere il colletto della camicia si svegliò. Preso da un leggero prurito alla punta del naso, si rivolse al suo figlio serrando appena le palpebre. Chi ti ha insegnato a parlare così? È stato Jeffrey. La prossima volta tappati le orecchie. Perché? Non si dicono queste cose, sono volgari. Ma tu ne dici una al giorno. Io sono adulto e quindi posso. Perché voi adulti sì e noi bambini no? Tornarono finalmente in macchina. Lungo il tragitto di ritorno, Anderson iniziò a vagare nei suoi pensieri. Si concentrò alla guida, ripensando alla voce di Titi. Chissà quando avrebbe potuto rivederla.